Sono Fausta Rosa e sono oggi Presidente del Consiglio di amministrazione di questa società per azioni Fabbriche Riunite Torrone di Benevento. Ma la mia esperienza inizia sin da quando ero bambina, perché essendo figliola di un produttore di torrone, allora c'era la bella abitudine, quando si è finiti i compiti, non c'era la televisione, o se c'era noi ancora non l'avevamo, e c'era la buona abitudine di andare in laboratorio ad aiutare i collaboratori all'incarto del torrone, che prima era tutto manuale. Per quanto riguarda il torrone, possiamo dire che qui nasce questa entità, questo nome, possiamo dire che noi ancora oggi continuiamo ad effettuare la cottura del torrone in caldaie che impiegano 7-8 ore per avere un torrone classico alla mandorla di ottima qualità. Questo è un intercalare che mi premeva precisare. In effetti posso dire che per quanto riguarda la mia esperienza, come dicevo, i miei genitori hanno coinvolto noi figlioli, eravamo in 3, nell'azienda sin da piccoli, perché l'azienda è come diciamo, un po' come gli agricoltori che portano i bambini ad aiutare nei campi. Qualcuno al quale dissi questa cosa mi disse: ma come, così piccoli li facevano lavorare? Allora non c'era il telefono azzurro, però si collaborava, non nel senso che si voleva sfruttare, assolutamente no. E per noi era bello, era un'esperienza bellissima, stare lì, riuscire le prime cose da piccolina ad incartare, a confezionare del torrone e ad assistere a vedere come accadeva, come si produceva. In tutti i periodi, sia Natale, natalizi che pasquali, proponiamo, soprattutto in questi periodi, delle cose che si facevano anticamente, non so, tanto per dire, oltre il torrone a Natale, oltre il torrone classico alla mandorla, i vari tipi di torroni che poi mano a mano si sono fatte anche nuovi tipi, perché le persone non masticavano con più fatica, erano attenti ai denti, non volevano che, insomma, sebbene il torrone bianco alla mandorla è un torrone friabile, non duro, dunque siamo andati a specializzarsi verso i morbidi. E poi c'erano quei prodotti natalizi, non so, la tozza di monaca, come si suol dire, che era un impasto simile a quello dei mostaccioli, tutto attaccato, rotondo. E dunque ancora oggi noi vediamo che la clientela, almeno nel nostro punto vendita, ci viene perché ha questa tradizione di portare sulla tavola tutti i prodotti tradizionali. Come a Pasqua noi facciamo, oltre le pastiere, la colomba tradizionale, tutto questo, facciamo il pizzipanaro. Il pizzipanaro è un dolce rotondo con lo zucchero su e con i diavolini. I diavolini sarebbero i confettini, e anticamente si diceva che quando si portavano gli auguri al proprio padrino, si diceva: la palma a te, al padrino, e un pizzipanaro a me. Insomma, in effetti questa tradizione noi vediamo che a Pasqua proprio vengono a comprarli insomma, dunque c'è una fascia di persone che conserva questa tradizione. Possiamo dire una cosa che nella nostra famiglia, dunque anche nella nostra azienda, periodo prenatalizio, c'era l'usanza, mio papà, c'era l'usanza che il produttore di torrone mandava a tutti i clienti un pezzo di torrone caldo, che appena uscito dalle caldaie, che tutti i clienti allora conservavano o sul braciere, o c'erano anche il termosifone, da consumare caldo in giornata. Era un segno ben augurale che noi mandavamo ai clienti, e questo adesso l'abbiamo un po' rispolverato, abbiamo fatto delle misure un po' più piccole, e addirittura la facciamo conservare in congelatore in modo che le persone possano riscaldarla un attimo e gustarla, ed è avuto un bel successo anche questo è per quanto riguarda. Poi ci sono tanti prodotti. Fabbriche Riunite sorgono nel 1908 perché tutti i produttori di torrone della zona, perché questo viale Principe di Napoli era zona industriale, c'erano una miriade di produttori di torrone. Alcuni si misero insieme e costituirono questa società insieme ad alcuni professionisti, anche avvocati, notai,
e costituirono Fabbriche Unite Torrone di Benevento società anonima con capitale sociale, possibile dire, insomma una cosa del genere. Nel periodo, e mio padre intanto invece era un mastro torronaio e aveva un negozio qui vicino e aveva fatto la sua esperienza verso una sua azienda che si chiamava Ditta Mario Rosa. E noi in questa azienda abbiamo fatto le nostre esperienze. Poi lui cercava sempre uno stabile grande per poter trasferire la sua azienda. Venne a sapere che le fabbriche di Benevento intorno agli anni 48-50 stavano in concordato prefallimentare e lui fece decise di dare questo passo. Però coinvolse a noi tutti. Mi ricordo che papà aveva un'Ardea, ci fece fare insieme alla mamma, insieme a noi tre bambini, il giro di questo fabbricato e disse: guardate, vi devo dire una cosa, figlioli, papà deve acquistare tutto questo. Io, papà, tutto questo, sì, però ho bisogno della vostra collaborazione, anche dei vostri sacrifici e del vostro aiuto. E ci coinvolse pienamente. Noi senza la famiglia c'è sempre stato, dobbiamo ringraziare i nostri genitori che ci hanno insegnato veramente i veri valori. E io ricordo, papà non mi ha fatto mancare mai nulla, però ricordo che non ho avuto mai il coraggio di chiedere a papà dammi 1000 lire, era sempre lui a darmele, perché mi sentivo veramente coinvolta pienamente. E questo fabbricato era tutto danneggiato dall'alluvione, per cui c'è stata una grande opera, papà lo ha ripreso tutto quanto, abbiamo continuato nei figlioli, costruzioni, riadattamenti, perché è comunque un fabbricato che ha circa 100 anni di età, comunque le vecchie strutture costano. Dunque ha coinvolto tutta la nostra famiglia e noi io mi ricordo, ecco per esempio la battuta che ricordo, io andavamo a scuola e noi ci avevano abituati, papà ci faceva l'abbonamento, dovevamo prendere l'autobus alla stazione per andare in scuola alla Piazza Risorgimento. E mi ricordo io stavo in auto e sentivo la gente, perché allora si discuteva di questo passo che aveva fatto Mario Rosa, e dice Mario Rosa questa volta ha fatto il passo più lungo della gamba, certamente non ce la farà a sostenere. Tant'è vero, io sentivo queste cose ma non le ho mai dette in famiglia perché mi mortificava, invece anche queste cose poi mi davano ancora di più la forza di andare avanti e di aiutare tutta la famiglia. E oggi come oggi, oggi non facciamo completare tutta la cottura completa del torrone, perché il torrone ha bisogno delle sue 7-8 ore. Ha gli stessi ingredienti, perciò oggi conserviamola in frigo, ma in freezer e poi si fa riscaldare in 60 gradi, stessa nella carta forno. Però il torrone una volta me la coperta è più perché si deve mangiare caldo, ecco, in questo senso, però nasce dal nome, il nome torrone dal cupedia, perché anticamente si dice sempre che Benevento era famoso per le 5C, cupedia, cervellate, corde, non mi ricordo, altri cardi e un'altra cosa, e cipolle, le 5C. Per cui tutto nasce da questa parola cupedia. Il torrone noi usiamo il miele, noi si mette in una caldaia al mattino, in una caldaia al bagnomaria, che ha delle pale che girano, e inizialmente si mette del miele, dell'albume d'uovo e si mette a montare velocemente, queste pale girano in velocità fin quando il miele non perde un po' della sua umidità, perché questo è il segreto di far cuocere il torrone per tanto tempo. Poi si abbassa la velocità delle pale e continua a girare lentamente, quella massa che in colore del miele, il paglierino, l'albume e il paglierino, già quando monta incomincia a diventare bianca. Quella massa poi si abbassa la temperatura e ancora per 5-6 ore continua a cuocere e diventa una massa spumosa bianca soltanto fatta con miele e albume.
e diventa, e poi si tira fuori e si stende su del marmo molto alto, perché bisogna raffreddarlo, stenderlo e poi si taglia il napoletano che consuma il torrone. C'è un torrone che loro chiamano il torrone dei morti, perché, ma è propriamente chiamato torrone. Infatti il napoletano è una mattonella di torrone che si vende a pezzi, ma è più a base di cioccolato, di cioccolato che non... Noi qui abbiamo la tradizione di Natale, però vengono nel periodo dei morti molti napoletani ad acquistare il torrone, che per loro il torrone è il giorno 2 novembre, diciamo, quindi ma noi qui, se noi lasciare il torrone lo vendiamo tutto l'anno, perché chiunque viene a Benevento porta fuori, oppure cosa deve regalare il torrone. Infatti il semanale può rassomigliare, ma non è l'impasto del pan di Spagna, può rassomigliare. È rotondo e viene fatto con delle croci in mezzo, è una cosa rotonda con delle varie misure, e viene poi nasprato con dello zucchero fondant e poi vengono messi dei confettini colorati. Qui c'è questa cosa di primavera, insomma, vedere questi confettini tutti colorati, ed si mangia così, è un dolce semplicissimo ma è buonissimo. Ecco, devo dire che un'altra cosa che noi abbiamo qui a Benevento, il patrono è San Bartolomeo, e ogni anno la Basilica di San Bartolomeo, il sacerdote, diciamo, che non so che cosa sia, in effetti un ministro importante, espresse il desiderio che tutti i santi hanno un dolce, dobbiamo fare il dolce di San Bartolomeo. Insomma, ci siamo spremuti, abbiamo fatto, cioè insieme a lui abbiamo fatto il dolce Bartolomeo. Il dolce Bartolomei in effetti è un dolce che ha non è una crostata, ha diciamo, un impasto tipo pasta frolla e pasta di mandorla, e in mezzo ha la marmellata di ciliegie, che dice che deve essere rossa perché doveva ricordare i sacrifici di San Bartolomeo, e su noi ci disegniamo a mano a cioccolato il coltello con la pianta di San Bartolomeo, il dolce Bartolomeo, che ha avuto un bel successo. San Bartolomeo era il patrono, ma qua tutti quanti festeggiavano l'onore delle grazie, venivano alle giostre per qui al mattino, e poi c'era un flusso di persone che arrivavano con i treni dalla stazione, noi vedevamo proprio arrivavano un flusso di persone per andare ad onorare la Madonna, e in quei giorni anche si lavorava tanto, perché quando vengono persone si lavora sempre. E noi da bambini ci veniva concesso, non proprio quel giorno, perché non erano convenienti andare sulle giostre in quel giorno, ma in quel periodo ci veniva concesso di andare un po' sulle giostre. Ecco, queste erano, diciamo, le concessioni che ci venivano, sempre accompagnate da persone adulte, e si sentiva molto. E ricordo, noi eravamo anche un punto vendita in mezzo al corso, Fabbrica di Benevento, che era la prima sede sociale di questa società, eravamo in Fittler. E ricordo che lì, luminari, eccetera, noi andavamo la sera dall'onore di grazia in quel locale, un poco per aiutare, un poco per vederci pure tutta la gente che passava, e c'era la bella abitudine, questo me lo ricordo, in casa si facevano le melenzane dorate e fritte e poi farcite con del prosciutto e del formaggio parmigiano, e poi rifritte di nuovo, dunque erano una bomba in mezzo al panino. E questa era diciamo, la colazione o la cena che mangiavamo così propriamente su quel locale. Quindi questo, ecco, mi è venuto in mente, era una cosa che si faceva. Anche per quanto riguarda l'arte culinaria c'era la tradizione di fare talune cose, si facevano, insomma, non come il riso col latte il giorno dell'ascensione, che un giorno dissi ai pasticceri dentro: oggi è l'ascensione, è domenica, facciamo il riso col latte e poi proponiamolo in pasticceria. Fu bellissimo perché vedevo delle persone, degli uomini che ricordavano le cose che adesso le mogli non glielo facevano più, e cioè, oh, questo era il riso e il latte che faceva mia mamma, eccetera. Ecco, questo ritornare, questo evocare le tradizioni, poi ogni cosa di questo vi porta a ricordare l'evento, le cose belle, che comunque sì, questa era anche una bella tradizione, il riso con latte in casa, non so se si fa ancora, ma insomma è un po' meno, perché
Dunque ci sono questi, diciamo, i piatti importanti, come per esempio la cicoria dei campi con i fagioli, anche quella è buonissima. E ancora oggi la cicoria che in campagna troviamo, la congeliamo, facciamo questa cicoria con fagioli che è buonissima ed è salutare, insomma, ecco. Sono tutte cose che ci vuole un po' di tempo in cucina e oggi purtroppo le donne molto tempo non ce l'hanno perché si devono dedicare al lavoro, ai figli, eccetera. Però io dico sempre, lo dicevo ieri, ero stata invitata da mia nipote che ha preparato un pranzo succulento e ha detto: cucinare è un atto d'amore, è un atto d'amore. Come è un atto d'amore far ricordare alle persone non sul lato, diciamo, economico assolutamente, e ricordare le tradizioni, questo è importantissimo. Mangiate ancora il cardone, a Natale, al giorno di Natale, io con chi parlo in giro fuori da Benevento, mangiano i tortellini, mangiano la pasta al forno, noi si mangiava il cardone, si mangia ancora il cardone, in effetti sono i cardi, perciò si dice Benevento famoso anche per i cardi, puliti ben bene, vengono lessati, si fa il brodo di gallina o di, come si chiama, nel periodo c'è stato, come si chiamavano i polli che venivano in tempo, adesso non esistono più, insomma, il brodo di gallina, poi si mettono delle polpettine, si fa tutto insieme dopo le polline ed è con del formaggio, quello è un pranzo, diciamo, succulento, una tradizione beneventana per quanto riguarda il Natale e noi, nella nostra famiglia, continuiamo a fare. In genere c'è, ma il giorno di festa che mangiamo la verdura, noi si mangia diciamo, questo carbone. Quando abbiamo fatto il 90° della società abbiamo coinvolto un po' tutte le scuole e abbiamo fatto fare dei disegni sul torrone che poi abbiamo premiato, qualcuno abbiamo premiato, abbiamo tenuti esposti in galleria e ce li abbiamo tuttora conservati gelosamente. E sì, loro, ecco, il bambino è portato più a mangiare il torrone morbido. Sebbene, ecco, ripeto, il nostro torrone friabile non è duro, insomma, anzi è buonissimo, perché il torrone bianco alla mandorla si riposa un po', è ancora più saporito. Ed è importante, ecco, forse noi un'azione importante la dobbiamo fare proprio sui bambini, per fare in modo che queste tradizioni non vanno via. Perché, ecco, noto che quando c'è un nonno in casa, conserva questa tradizione, vuole sul fresco di Natale, vuole prodotti che gli ricordano la sua gioventù. Allora, standoci i bambini, ricordano la stessa cosa. Quando non ci sono i nonni, tutto sfugge. Il torrone si deve fare col miele. Oggi il problema è che tutti fanno il torrone con lo zucchero, e allora lo zucchero diventa duro, diventa questo è insomma, il problema. Il torrone bianco alla mandorla fatto col miele, il miele è portato a cottura giusta, perché non abbiamo noi delle macchine che ci dicono il torrone è pronto, no, è l'esperienza del mastro torronaio che prende dalla caldaia un pizzico di torrone, io mi ricordo che lo prende proprio così, lo spalma tra dita e polpastrello e poi vede se si rompe, se è croccante, se si rompe subito, oppure lo mette sul marmo, lo sbatte sul marmo col pezzettino, si frantuma in 1000 pezzi, è pronto, possiamo metterci dentro le mandorle, perché ogni partita di miele può avere la sua umidità. Dunque, mettiamoci nelle mani, dunque tutta esperienza del mastro torronaio. Noi non facciamo un torrone industriale, un torrone cioè le macchine dove il torrone bianco alla mandorla lo fanno in mezz'ora, no. Noi continuiamo a fare questo torrone che, devo dire la verità, insomma, ci porta veramente alle grosse soddisfazioni, perché noi quando andiamo, ecco, dove si dice la città del torrone, a Cremona, dove fanno la festa del torrone, e andiamo anche noi a proporre i nostri torroni, mi dice la signora che presenzia e che va in questo evento, tanti cremonesi, questo è torrone, perché si nota la differenza. Dunque, non lo so, non voglio con questo dire che il torrone è di Cremona, non per carità, però ecco, noi avere queste diciamo, conferme da chi conosce veramente il prodotto torrone, veramente ci fa piacere e ci conserviamo
Noi abbiamo tanti macchinari antichi e le caldaie di torrone rimaste, messe a posto, eccetera, sono ancora alcune antiche. Una è più nuova e impiega un po' meno il tempo per cuocere il torrone, ma altre sono proprio antiche perché abbiamo una conservazione. Noi abbiamo anche nel laboratorio di produzione i macchinari, in realtà acquistiamo macchinari di qualità, ma cerchiamo di conservarli già perché quando andiamo a comprare il nuovo non è né bello né buono come quello che si faceva tanti anni fa, un po' come le auto, no? Insomma, mi ricordo sempre perché quando si doveva mettere le cotte di torrone al mattino presto era papà, il mastro torronaio, che alla sua azienda scendeva al mattino e accendeva le macchine. Bisognava dare fuoco alle macchine, forse all'epoca non c'era neanche ancora il gas. E dunque scendeva al mattino verso le 3, ma poi arrivavano i collaboratori e insomma, continuava la cottura e si stava attenti che ogni caldaia avesse uno spazio, il tempo di tirar fuori il torrone, di stenderlo, di tagliarlo, in modo che poi era pronta altra caldaia, insomma 5-6 caldaie di torrone. E la sera, semmai tutte quante intorno alla banca, venivano anche le comari, insomma, oltre le persone, mia mamma, le comari, insomma, mi ricordo tutti quanti si andava, perché ogni pezzo di torrone all'epoca veniva incartato nella carta stagnola, poi veniva messa la fascetta intorno e poi veniva messo il ceppo. Dunque ogni pezzo, non avevamo un sacco di passaggio. Poi piano piano è venuto fuori l'astuccio, si incartava e poi si metteva nell'astuccio. Dunque una grossa manualità e c'era bisogno, dunque queste bande con intorno tutte queste persone che lavoravano, facevano la catena mentre e naturalmente c'era anche papà. Mi ricordo che mi raccontavano, io questo non lo che mio padre si addormentò sulla sedia e una mia zia per scherzo lo legò alla sedia, si svegliò, insomma, ecco, questo è l'episodio, ti ricordi quando ti ho legato alla sedia, eccetera, ecco, per dire che cosa c'è dietro ad un'azienda. Ci sono generazioni che hanno lavorato senza risparmiarsi, ma veramente sacrifici grossi, specialmente mentre gli altri si divertono, ma si è fatto tutto con amore e con una grande passione.